Aggiungere una frangia ad una sciarpa o a un altro lavoro, magari sul fondo di un maglioncino, di un top, a volte può sembrare molto più difficile di quello che in realtà è. Nel web ci sono tantissime possibilità, tantissime scelte, ci sono frange più elaborate, più lunghe, ci sono frange eseguite soltanto a catenella, soltanto a fili di multicolore assemblati e quindi poi agganciati alla lavorazione, insomma potete scegliere il gusto che più vi piace. Quello che vi voglio proporre io in questo caso è proprio una frangetta, io la chiamo basica. Si tratta infatti soltanto di allungare il filo di lavorazione fra un punto e l'altro e agganciarlo quindi con un punto bassissimo alle magliette sottostanti della vostra lavorazione. Come vedete si presenta proprio senza molti strani, come si può dire, decori, però ha comunque un bel effetto, rende benissimo l'idea ed è una cosa che mi piace tantissimo, rimane morbida e non dà fastidio anche doveste per l'appunto indossare la creazione che state eseguendo. Ora di seguito vi lascio la possibilità di crearla in due varianti. La prima è quella che si addice di più per chi ha una buona manualità e ha già una capacità di per l'appunto muovere in contemporanea le due mani, quindi tirando il filo da una parte e utilizzando anche le dita su cui ha l'impugnatura dell'uncinetto. Io sto parlando in questo caso, nel mio caso, appunto di destrimani. È ovvio che chi è un mancino ha delle altre tecniche sviluppate, quindi magari può affrontare questa cosa in un modo diverso. In ogni caso, dicevo appunto, la prima variante che vi faccio vedere è quella che ho utilizzato io e che appunto affronto con la lavorazione di entrambe le mani, mantenendo l'uncinetto sempre attaccato al filo. Per quanto riguarda invece la seconda variante, si tratta semplicemente di fare un primo punto con l'uncino, spostare l'uncino da lavorazione e entrare nella maglietta successiva per ritirare fuori il filo. C'è un'interruzione, diciamo così, della lavorazione, non è continua, ma è una piccola interruzione che per chi non ha appunto ancora sviluppato una grande manualità serve anche per andare avanti gradualmente, piano piano, studiando il filo, senza complicarsi troppo appunto nella creazione. Quindi abbiamo detto vi lascio alla visione di queste due varianti. Vi auguro ovviamente come sempre buono spin, ditemi se ci avete tentato, se vi è riuscita e lasciatemi magari qualche commento. Ciao e buona visione! Prima fase, cappiettino col filo. Inseriamo l'uncino nel punto estremo sullo spigolo e prendiamo il cappietto inserendolo e bloccandolo con un punto bassissimo. Ecco, questo è il nostro punto di partenza. Da qua alziamo, prendiamo più filo e alziamolo tanto quanto vogliamo essere lunga la nostra frangia. Ecco, io vado ad occhio, anche perché è una frangia che non ha bisogno di essere regolare, anche un po' diciamo così alternata, un po' lunga, un po' corta, magari ci sta. In ogni caso
Se volete, potete prendere di riferimento un cartoncino oppure, tenendo 1 centimetro accanto, ogni tanto controllate. Più o meno questi sono 4,5-5 centimetri. Ora, tenendo l'uncinetto dentro, lo tengo fermo con il mio medio. Con l'anulare lo sposto e inserisco l'uncinetto nella maglia accanto. Prendo il filo e faccio un punto basso. Vedete come sono? Io con il medio tengo bloccato il filo sull'uncinetto, così non mi scorre e non mi dà fastidio la lavorazione. Con l'anulare sposto e tengo tirato il filo. Sono alla seconda frangetta, alzo il filo ed ecco qua la seconda frangetta. Proseguo. Medio blocco i fili sull'uncinetto, con l'anulare sposto, entro nella catenella accanto, punto basso e alzo. Adesso vi faccio vedere come viene, tiro un po' magari i punti. Ecco, e queste sono le prime 3 frangette. Come notate, vediamo senza sgranare troppo l'immagine, qui ci sono proprio i 3 punti bassi che ho appena fatto e questo è il filo morbido che crea la nostra frangetta. Proseguo, così vi faccio vedere ancora. Tre, vedete, più o meno sono, diciamo, lunghi uguali. Tengo di riferimento l'ultimo, con la mano sinistra, io sono destra, tengo il filo di lavorazione, medio, anulare sposto ed entro nella maglietta accanto, punto basso, blocco, tiro su, sposto, entro nella maglietta accanto, punto basso, tiro su, sposto, entro nell'incrocio della lavorazione sottostante, nel mezzo da dentro, punto basso e tiro sulla mia frangia. Ecco, questa è la mia frangetta eseguita. Per eseguire questa frangetta senza avere una gestione completa della propria manualità, la si può affrontare in un modo più semplice, appunto, come vi dicevo. In pratica io sono arrivata a fare una frangetta, sposto, libero l'uncinetto, entro nella maglia vicino e con un punto basso blocco il filo. Ecco qua, blocco il filo. Non devo far altro che tirare su il filo alla stessa altezza dei precedenti. Tolgo l'uncinetto, magari mi assicuro che il punto è bello fissato, tenendo bene la frangetta giù,
e sempre con l'uncinetto slegato dalla lavorazione entro nella maglia vicino, tiro fuori il filo, punto bassissimo e tiro su la mia frangetta. Come vedete, la procedura è la stessa, è solo più semplice perché scollegando l'uncinetto dalla lavorazione avete una manualità diversa, non utilizzate tutte le dita e andate avanti piano piano. Questa è per le prime volte che affrontate questo punto una buona tecnica. Il risultato, come vedete, è il medesimo di quelle precedenti, no? Quindi rifacciamo, vi faccio vedere un'ultima volta. Abbiamo staccato l'uncinetto dalla lavorazione, entro nell'incrocio dei punti sottostanti, prendo il filo, con un punto basso lo ancoro alla mia maglietta sottostante e tiro su esattamente alla stessa lunghezza degli altri. Spero di avervi dato abbastanza chiarimenti per l'esecuzione di questa frangetta. Arrivo fino in fondo e poi vediamo finalmente l'esito finale. Terminata anche la riga a frangia in arancione, eccoci qui come si presenta. Wow, 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 wow! Punto basso e filo lungo. Sicuramente utilizzerete queste frangette anche in altri lavori perché sono veramente molto d'effetto pur eseguendo un punto molto basilare. Carino!